Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, il mio nome è Patricia e oggi vi parlerò della vita in Corea con un cane. 2 settimane fa ho parlato a grandi linee delle difficoltà che si possono incontrare quando si vive in Corea con un cane. Ho parlato dei veterinari, degli ospedali, dell'anagrafe canina. Oggi parlerò di tutti questi aspetti più dettagliatamente. Vi parlerò dei pro e dei contro di vivere in Corea con un cane e vi parlerò di come la società si è cambiata nel tempo e di come oggi sono visti gli animali da compagnia. La cultura dell'animale domestico in Corea si è sviluppata soprattutto nell'ultimo decennio. Fino agli anni 80-90, infatti, le tecniche veterinarie non erano molto avanzate e tutti gli studi si concentravano in città. Di conseguenza, chiunque avesse un animale e vivesse al di fuori della città, in campagna, doveva recarsi in città per poter far visitare il proprio animale. Fortunatamente oggi le cose sono cambiate, ci sono molte più cliniche veterinarie in città e anche in campagna. Inoltre le leggi sulla tutela degli animali sono diventate molto più rigide. In passato la registrazione del cane non era obbligatoria. Ora invece è diventato obbligatorio e come vi ho già spiegato potete farlo sia esternamente che internamente. L'obbligo è stato inserito in quanto nell'ultimo periodo il numero di abbandoni è aumentato parecchio, ma dato che in passato l'obbligo di registrazione non c'era, la maggior parte dei cani abbandonati non è stata registrata e di conseguenza non è stato possibile risalire al proprietario. Oggi invece con l'obbligo è molto più semplice risalire al proprietario e di conseguenza multarlo. La multa ammonta a 3 milioni, anche se per me la cifra è piuttosto bassa. E dato che comunque la registrazione esterna tramite targhetta non è abbastanza efficace in quanto è facile perdere la targhetta, il governo ora sta anche cercando di spingere le persone a far impiantare il microchip. Come già accennato, nell'ultimo periodo stanno aumentando sempre di più le strutture dedicate agli animali. Le cliniche veterinarie, ad esempio, stanno spuntando come margherite. Potete trovarne una ad ogni angolo della città. Oltre alle cliniche veterinarie stanno aprendo anche molti dog caffè dove sono accettati i cani, ma non solo dei dog caffè dedicati ai cani, ma anche dei semplici caffè che permettono l'ingresso ai cani. Stanno anche aumentando gli air saloon per gli animali, ovvero i toilettatori, e stanno anche aumentando il numero di negozi per animali. Ci sono negozi generici che vendono snack oppure giocattoli per tutti gli animali domestici, oppure ci sono anche dei negozi specifici che vendono snack organici o snack fatti a mano per i nostri amici quattro zampe. Oltre alle strutture stanno aumentando anche i servizi. Stanno aumentando infatti il numero di corsi per il dog training, sia per diventare un trainer, sia per prendere parte a questo corso con il vostro cane per addestrare il vostro cane, e stanno aumentando anche i corsi per diventare un toilettatore. Inoltre stanno aumentando anche i servizi di ospitalità per i vostri cuccioli, ovvero quei servizi di hotel dove potete lasciare il vostro cane quando siete occupati o quando magari non potete prendervi cura del vostro cane per un tot di tempo. Potete lasciarlo tranquillamente in questi hotel anche durante la notte e saranno al sicuro. Ci sono strutture a parte come dei negozi, oppure potete trovare questi hotel anche all'interno dei centri commerciali dog friendly. Nel momento in cui infatti volete andare a fare shopping, oppure dovete andare a mangiare, oppure volete andare a fare la spesa, potete lasciare il vostro cane in questo hotel per qualche ora e riprenderlo senza problemi e i costi sono anche abbastanza bassi. Uno di questi negozi, per esempio, che offre questo servizio si chiama Molly's ed è un negozio per cani che vende di tutto, vende snack, vende vestiti, vende giocattoli, vende eh, oggettistica di tutti i tipi, sia per cani che per gatti. E offre anche un servizio di hotel, offre un servizio di toilettatura e di spa e anche vendono i cuccioli in questo negozio, quindi veramente fanno di tutto. Parlando di shopping, non tutti i centri commerciali ancora permettono l'ingresso ai cani. A Seoul, per esempio, c'è un centro commerciale che si chiama IFC, che è dog friendly, e potete entrare con il vostro cane a passeggio, però dentro i negozi non potete entrare. Se invece avete una macchina e avete la possibilità di andare fuori città, c'è una catena di centri commerciali chiamata Starfield, che è conosciuta per essere dog friendly. In questi centri commerciali, infatti, voi potete entrare con il vostro cane a passeggio e potete anche entrare nei negozi. La maggior parte di questi negozi vi lasceranno entrare con un trasportino, altrimenti alcuni vi lasceranno anche semplicemente camminare con il vostro cane a guinzaglio. Ultimamente vedo che la gente invece del trasportino utilizza dei passeggini, pensati proprio per i cani, cosa che io trovo un po' esagerata, nel senso, se il vostro cane può camminare non vedo il motivo di comprare questi passeggini, però devo ammettere che sono molto carini. All'interno di questi centri commerciali ci sono anche le zone dedicate per far fare i bisogni ai vostri cani, però ovviamente può succedere che il vostro cane faccia la cacca o la pipì nel mezzo dei corridoi, quindi mi raccomando, nel caso succeda, pulite, non lasciate i bisogni per terra. Ma ora parliamo di viaggi.
Se volete viaggiare con il vostro cane, dovete tenere a mente una parola chiave che vi aiuterà a trovare tutte le strutture che accettano il vostro cane. Questa parola dovete metterla davanti a ristorante, oppure davanti a hotel, oppure davanti a qualsiasi cosa voi vogliate visitare con il vostro cane. Se volete visitare un luogo particolare ma non sapete se il vostro cane può entrare o meno, potete digitare il nome di questo luogo seguito da questa parola. Se volete andare in hotel con il vostro cane sarà molto difficile, in quanto gli hotel in generale non accettano cani. Ci sono alcuni però che ovviamente hanno le stanze dedicate per i padroni con i cani, ma non sono tantissimi. In alternativa potete andare nelle pensioni. Con pensione in Corea generalmente indicano non un hotel, ma comunque una struttura con diverse stanze. Tuttavia oggigiorno se cerchi pensione su internet in Corea, tante volte ti viene fuori anche una struttura singola come un Airbnb. Se volete andare in una pensione che accetta i cani, dovete prepararvi al fatto che i prezzi saranno molto più alti. Certo, se volete risparmiare potete andare nelle pensioni che costano poco, però preparatevi, ci saranno insetti e saranno anche strutture vecchie. Se invece volete andare nelle pensioni un po' più nuove, con qualche lusso in più, tipo la vasca di idromassaggio, dovete pagare un po' di più, ovviamente. Tuttavia non solo per le pensioni i prezzi sono più alti, anche in hotel infatti i prezzi delle camere che accettano cani sono un po' più alti. Ci saranno volte in cui magari vi faranno pagare dei soldi in più per l'entrata del vostro cane nella camera. In ogni caso si riescono a trovare sempre delle soluzioni. Quando viaggiate portate sempre con voi il trasportino in caso di evenienza e mi raccomando anche per i ristoranti, come vi ho già spiegato, chiamate sempre in anticipo o cercate su internet prima di andare in vacanza, insomma. Quando andate in giro con il vostro cane sempre al guinzaglio, non c'è l'obbligo della museruola a meno che non sia un cane grosso in mezzo a tanta gente. Non lasciatelo mai libero, soprattutto nei parchi. Non lasciatelo libero perché se capita che il vostro cane attacca un altro cane o se magari si avvicina a altre persone, ci sono persone molto sensibili che potrebbero anche farvi causa, quindi state molto molto attenti. Inoltre potete anche essere multati se vedono che il cane è senza guinzaglio. Raccogliete sempre la cacca, perché anche per questo potete essere multati. E mi raccomando, state attenti che il vostro cane non faccia troppo rumore, soprattutto quando siete in casa. Alcune case coreane sono piuttosto vecchie, soprattutto gli appartamenti. Di conseguenza, se fanno rumore, se abbaiano, se corrono per casa, le persone sotto di voi lo sentiranno. E se il vostro vicino di casa è particolarmente rompiscatole, potrebbe lamentarsi con voi, oppure potrebbe addirittura farvi causa, quindi state attenti. Inoltre, se vivete in affitto, prima di acquistare un cane, parlate sempre con il proprietario di casa, in quanto ci sono alcuni palazzi che proprio non accettano cani, oppure accettano per casa solo un cane. Una nota personale che vorrei farvi: i coreani ancora non sono del tutto abituati allo spazio personale quando si tratta del cane. Vi capiterà infatti, se avete un cane come me, che le persone vengano da voi senza neanche chiedere e inizieranno a toccacciare il vostro cane, o perlomeno ci proveranno. Ci sono persone a cui questa cosa non dà fastidio. A me personalmente dà molto fastidio. Però se li rimproverate, queste persone vi diranno: ma che problema c'è? Sto solo cercando di toccare il tuo cane. Quindi preparatevi a questa cosa qua. Inoltre state attenti quando il vostro cane si avvicinerà ad altri cani. Spesso e volentieri i cani di piccola taglia qua non vengono addestrati a dovere, quindi inizieranno ad abbaiare, a ringhiare oppure cercheranno anche di mordere i vostri cani. Ovviamente non è dappertutto così, però spesso e volentieri i cani più piccoli sono quelli più rumorosi. Bene, anche per oggi è tutto. Spero che le informazioni che vi ho fornito siano state utili e interessanti. Vi linko qua sotto anche i 2 video precedenti che parlano di cani. E niente, detto questo, ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti.